Per questo nuovo progetto io ho utilizzato un filato della Mistricot, il Regina. 50 grammi sono 90 metri, si lavora con i ferri del 4,5 del 5, io utilizzerò i ferri del numero 5,5. Questo filato ha una composizione di 50% lana e 50% acrilico. Il punto che vado ad utilizzare è un punto canestro modificato. Come sempre all'inizio del video, cioè prima di questo video, vi metterò il video soltanto del punto, perché è un punto che mi piace tantissimo, perché è molto versatile. Faccio una piccola premessa: io non sono bravissima con i ferri, ma vado un poco ad intuizione, quindi perdonate se commetterò degli errori. Parlare di questo filato mi piace tanto perché è adatto sia per bambini che per adulti. È morbido ed è caldissimo e lavorarlo è veramente semplice perché scorre sul ferro tranquillamente. Io andrò a realizzare un maglioncino da bimba, anche se ne ho realizzato un altro per adulti, poi vi spiegherò come fare. La taglia che andrò a realizzare è una taglia per una bimba di 2-3 anni. Quindi ho preso la circonferenza, che nel mio caso è 48 cm, e l'andrò a dividere per 2. Poi ho preso la misura del polso, della spalla e del polso e la misura delle spalle sino alla vita. E poi siccome è una bimba, ho preso anche la misura spalla-collo. Per misura spalla-collo io intendo questa, cioè dalla spalla fino al collo, quindi questa misura qui. Adesso andiamo a mettere le maglie sul ferro e vediamo come procedere. Quindi per 48 cm diviso 2, 24 cm, io quindi per 24 centimetri sono andata a mettere 50 maglie. Naturalmente quello che consiglio è fare un piccolo campione. Non interessa tanto l'altezza della lavorazione, ma la larghezza, perché purtroppo varia a seconda di come uno ha la mano nella lavorazione. C'è chi ce l'ha più stretta, chi ce l'ha più lenta, quindi io consiglio di mettere un tot di maglie e controllare dopo anche soltanto 4-5 ferri più o meno la misura del campioncino. A volte qui, ecco, non si tiene presente questo riquadro piccolino qui, ma molto spesso corrisponde ehm, al campione di 10 centimetri. Quindi voi abbiate un tot di maglie sopra il ferro, fate 4-5 giri, misurate e vi rendete conto di quanti centimetri sono. In base ai centimetri vi regolate per mettere le maglie che vi servono. Adesso andiamo a vedere come si lavora il nostro punto. Adesso mettiamo le maglie sul ferro, quante ce ne servono per il nostro lavoro. Quindi lavoro un cappietto che vado a stringere sul ferro. Come sempre vi spiego, il filo va avvolto tra il pollice e l'indice in questo modo, formiamo un anello, inseriamo il ferro all'interno, passiamo il filo da sotto al ferro a sopra, facciamo scendere il nostro anello, tiriamo il filo. Quindi ripeto, il filo tra il pollice e l'indice, formiamo una sorta di anello, passiamo il ferro attraverso, il filo sopra, facciamo scendere il nostro anello, tiriamo il filo ed abbiamo messo le maglie. Messe le maglie sul ferro, andiamo a lavorare il primo giro, cioè il primo ferro. Dobbiamo lavorare 10 maglie alte al rovescio, 2 maglie rovesce, 2 dritte, 2 rovesce, 2 dritte, 2 rovesci. Quindi lavoriamo le prime 10 maglie al rovescio, quindi inserisco il ferro da dietro
la maglia in questo modo, passo il filo ed estraggo. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9 e 10. Abbiamo lavorato le prime 10 maglie al rovescio. Adesso dobbiamo lavorare 2 maglie al rovescio, quindi una e 2. Poi dobbiamo lavorare 2 maglie a dritto, quindi passo il filo sotto al ferro e lavoro 2 maglie dritto, 1 e 2, nuovamente 2 rovesci, 1 e 2, 2 dritti, 1 e 2, 2 rovesci, 1 e 2, e andiamo a controllare se abbiamo lavorato le prime 20 maglie, cioè il multiplo del punto. Quindi abbiamo lavorato 2, 4, 6, 8, 10 maglie al rovescio, poi ho lavorato 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti e 2 rovesci, e sono successivamente altre 10 maglie, quindi abbiamo lavorato il nostro multiplo, che è di 20, e proseguiamo così per tutto il ferro. Quindi nuovamente ripetiamo 10 maglie al rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ho lavorato 10 rovescio, adesso lavoro 2 rovescio, 1, 2, 2 dritti, 2 rovesci, 1, 2, 2 dritti, 1, 2 e 2 rovesci, e abbiamo lavorato le successive 10 maglie del nostro punto, e continuiamo in questo modo per tutte le altre maglie sul ferro. Terminato il ferro, dobbiamo lavorare il secondo ferro. Il secondo ferro e tutti i ferri pari dovranno essere lavorate le maglie così come si presentano. Quindi qui mi trovo delle maglie dritte e lavorerò 10 maglie dritte, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi mi trovo altre 2 maglie dritte e le lavoro, cioè lavoriamo le maglie come le troviamo. Adesso qui abbiamo 2 rovesci, 1 e 2, poi continuo con 2 dritti, così sino a terminare il ferro. Quindi i ferri pari li lavoriamo così come si presentano le maglie sul ferro. Adesso dobbiamo lavorare il terzo ferro. Abbiamo 10 maglie a dritto, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci. Quindi le prime 10 maglie le lavoreremo a dritto. Quindi prendiamo la maglia in questo modo, passiamo il filo e lavoriamo una, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Abbiamo lavorato le prime 10 maglie a dritto. Adesso dobbiamo lavorare 2 rovesci, quindi passiamo il filo sopra al ferro e prendiamo la maglia da sotto verso l'alto, quindi 1 e 2. Poi dobbiamo lavorare i 2 dritti, 1 e 2. Poi dobbiamo lavorare i 2 rovesci, 1 e 2. Nuovamente 2 dritti, 1 e 2, e dobbiamo lavorare gli ultimi 2 rovesci, 1 e 2, ed abbiamo lavorato le prime 20 maglie. Adesso proseguiamo nuovamente con i 10 dritti, quindi passo il filo sotto al ferro e lavoro i 10 dritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso dobbiamo lavorare le successive 10 maglie del nostro multiplo, quindi le lavoriamo 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, e continuiamo con le restanti maglie sempre lavorando 10 dritti e 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci sino a raggiungere il resto delle 10 maglie. Terminate le maglie sul ferro, adesso devo lavorare il quarto ferro, quindi lavoro le maglie così come mi si presentano. Quindi ho i rovesci e lavoro i rovesci, dove abbiamo il dritto lavoro il dritto. Adesso dobbiamo lavorare il quinto ferro, quindi abbiamo 10 maglie al rovescio e poi nuovamente continuando le 2 maglie rovesce, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci. Quindi andiamo a lavorare le prime 10 maglie al rovescio. Quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le successive 10 maglie le dobbiamo lavorare come abbiamo fatto in precedenza, quindi 2 rovesci, 1, 2, i 2 dritti, 3 e 4, 2 rovesci, 5 e 6, 2 dritti, 7, 8, i 2 rovesci, 9 e 10, ed abbiamo lavorato le nostre 20 maglie e proseguiamo così per le restanti. Adesso dobbiamo lavorare il sesto ferro e lavoriamo le maglie così come si presentano, quindi adesso successivamente non vi ripeterò, scusatemi, che i ferri pari dovete lavorare le maglie così come si presentano, ma sarà di conseguenza, quindi vi farò vedere solo i ferri dispari, i ferri del punto. Adesso dobbiamo lavorare il settimo ferro. Le prime 10 maglie sono a dritto e poi abbiamo i 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci. Quindi le nostre prime 10 maglie le dobbiamo lavorare a dritto. Quindi una, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ed ho lavorato le prime 10 maglie. Adesso lavoriamo le successive, quindi 2 rovesci, 1, 2, 2 dritti, 3 e 4, 2 rovesci, 5, 6, 2 dritti, 7, 8, 2 rovesci, 9 e 10. Le successive maglie sono 10 dritti e ripetiamo questo sino a terminare le nostre maglie. Mi raccomando, l'ottavo ferro, le maglie come si presentano. Adesso dobbiamo lavorare il nono ferro, quindi abbiamo 10 maglie al rovescio e poi le successive 10 alternandole, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci e 2 dritti. Quindi le prime 10 maglie le lavoriamo al rovescio. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Poi abbiamo 2 rovesci, 1 e 2, 2 dritti, 3 e 4, 2 rovesci, 5, 6, 2 dritti, 7, 8, 2 rovesci, 9 e 10 e riprendiamo le successive 10 maglie al rovescio e continuiamo. Adesso dobbiamo lavorare l'11° ferro. Come notate è cambiata la sequenza. Iniziamo con 2 maglie al rovescio, 2 maglie al dritto, 2 maglie al rovescio, 2 maglie al dritto e 2 maglie al rovescio e abbiamo le prime 10 maglie. Le successive 10 maglie le dobbiamo lavorare al rovescio. Quindi iniziamo 2 maglie al rovescio, quindi una e 2, 2 maglie al dritto, 3 e 4, 2 maglie al rovescio, 5 e 6, 2 maglie al dritto, 7, 8, 2 maglie al rovescio, 9 e 10. Abbiamo lavorato le prime 10 maglie. Adesso le successive 10 maglie saranno al rovescio. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ed abbiamo terminato le prime 20 maglie. Adesso ripetiamo 2 maglie al rovescio, 1 e 2, 2 maglie al dritto, 3 e 4, 2 maglie al rovescio, 5 e 6, 2 maglie al dritto, 7 e 8, 2 maglie al rovescio, 9 e 10. Le successive 10 maglie tutte al rovescio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e ripetiamo ad intervallare le maglie. Il ferro pari sempre le maglie come si presentano sul ferro. Adesso dobbiamo lavorare il 13° ferro.
Abbiamo 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci e le successive 10 maglie tutte a dritto. Quindi lavoriamo le prime 2 al rovescio, una e 2, poi abbiamo i 2 dritti, 3 e 4, i 2 rovesci, 5 e 6, i 2 dritti, 7, 8, i 2 rovesci, 9, 10. Le successive 10 maglie le avremo a dritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e continuiamo con i 2 rovesci, i 2 dritti e così via. Adesso lavoriamo il 15° ferro. Le prime 10 maglie sempre 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti e 2 rovesci, le successive 10 maglie 10 rovesci. Quindi iniziamo. Allora, le prime 2 maglie 2 rovesci, quindi 1 e 2. Le seconde maglie 2 dritti, 3 e 4, poi 2 rovesci, 5 e 6, 2 dritti, 7, 8, 2 rovesci, 9 e 10. Le successive 10 maglie al rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ripetiamo la sequenza dei 2 rovesci, dei 2 dritti e così via. E il giro di ritorno, le maglie come si presentano. Il 17° giro, le prime 10 maglie nuovamente con la sequenza di 2 maglie a dritto e 2 maglie al rovescio, le 10 maglie successive 10 maglie a dritto. Quindi lavoriamo le prime 10 alternandole con i 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci e stiamo a 6, i 2 dritti e i 2 rovesci e abbiamo lavorato le prime 10 maglie. Le successive 10 maglie questa volta saranno a dritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ripetiamo la sequenza delle maglie alternandole. Sarò ripetitiva, ma vi ricordo che il giro di ritorno è sempre le maglie come si presentano. Il 19° ferro inizia sempre con le prime 10 maglie alternate da dritti e da rovesci, le seconde 10 maglie abbiamo il rovescio. Quindi lavoriamo la sequenza delle maglie alternate, 2 rovesci, 1, 2, 2 dritti, 3, 4, 2 rovesci, 5, 6, 2 dritti, 7, 8, 2 rovesci, 9, 10. Le seconde 10 maglie tutte al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10 e ripetiamo la sequenza delle maglie con i 2 dritti e i 2 rovesci e così via sino a terminare le nostre maglie. Adesso dobbiamo lavorare il 21° ferro, quindi ritorno alla sequenza del primo ferro, ovvero 10 maglie al rovescio e poi le successive 10 maglie alternandole tra rovescio e dritto. Vi faccio vedere questo ferro, quindi abbiamo detto 10 maglie al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Le successive 10 maglie alternandole con 2 rovesci, 2 dritti e siamo a 4, 2 rovesci, siamo a 6 maglie, 2 dritti, siamo a 8, 2 rovesci e abbiamo lavorato le successive 10 maglie del nostro multiplo di 20. Adesso le successive 10 maglie le lavoriamo al rovescio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Le successive maglie le lavoriamo alternandole. Quindi questa è la sequenza dei ferri che dobbiamo lavorare dal primo al 19°. Per il 21° ferro lavoriamo il primo ferro. I ferri pari sono tutti così come si presentano le maglie e proseguiamo fino a raggiungere l'altezza che ci serve. Io ho raggiunto la misura che mi serviva, quindi ho raggiunto i miei 26 centimetri, quindi ho lavorato centimetri 26. Adesso vado a chiudermi le maglie, però mi chiuderò soltanto i 7 centimetri che mi servono tra spalla e collo, quindi qui mi chiuderò soltanto 7 centimetri. Vado sul ferro, vado sul lavoro, scusatemi, e mi controllo 7 centimetri a quante maglie mi corrispondono e vado a chiudermi soltanto queste maglie, quindi sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mi vado a chiudere soltanto queste 16 maglie e chiudiamo come facciamo sempre, accavallando le maglie. Quindi lavoro la prima maglia, la faccio scendere dal ferro, lavoro la seconda maglia, accavallo la prima maglia sopra la seconda, poi lavoro la maglia successiva e l'accavallo, così sino a terminare le maglie che corrispondono ai centimetri della nostra spalla. Ho iniziato a chiudere, vi dicevo, i centimetri che mi servono per la spalla e nel mio caso, controllando dopo aver chiuso 7 centimetri mi corrispondono
a 14 maglie. Quindi 7 centimetri mi corrispondono a 14 maglie chiuse. Adesso cosa faccio? Mi segno 14 maglie anche al lato opposto, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, e le restanti maglie con un ago ed un filo diverso me le vado a segnare in questo modo. Prendo un ago con un filo diverso, prendo tutte le maglie e le metto su questo filo diverso, perché dopo mi serviranno per effettuare il collo. Quindi prendo le maglie restanti e le segno. Quindi vi ripeto, mentre prendo le maglie, ho chiuso le maglie sulla spalla corrispondenti ai centimetri che mi servivano. Nel mio caso 7 centimetri mi corrispondevano alla chiusura di 14 maglie. Quindi mi segno le maglie al lato opposto, mentre le maglie centrali con un filo diverso le passo senza lavorarle. Mi ricontrollo le maglie, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 maglie mi corrispondono a 7 centimetri. Termino di passare le ultime maglie in questo modo, così le passo su questo filo che poi dopo le riprenderò sul ferro per effettuare il collo. Me le vado un attimo così a legare. In questo modo stacco questo filo qui, e adesso posso staccare questo filo, estraggo il ferro e chiudo la maglia, e questa è la mia spalla. Abbiamo passato le maglie centrali su un filo di colore diverso perché le riprenderemo dopo. Adesso mi vado a chiudere la successiva spalla, quindi nuovamente inserisco il filo, lo mantengo, mi lavoro la prima maglia, manteniamo il filo così, mi lavoro la prima maglia, mi lavoro la seconda, accavallo la prima con la seconda, così sino a terminare tutte le maglie restanti. Ho chiuso anche la seconda spalla ed ho staccato il filo. Adesso vado a lavorarmi un secondo pannello identico e preciso a questo, quindi con un inizio di 50 maglie, lavoro per 26 centimetri e ci vediamo dopo. Ho lavorato anche il davanti, adesso mi sono fermata a 2 centimetri prima di raggiungere la stessa misura del dietro, quindi prima di 2 centimetri, aspettate, vi faccio vedere, quindi ho sovrapposto il davanti al dietro 2 centimetri prima di arrivare alla stessa altezza, quindi 2 centimetri. Cosa faccio? La stessa operazione. Per il dietro abbiamo chiuso le prime 14 maglie perché erano i 7 centimetri della spalla che ci servivano. La stessa cosa l'ho fatto al lato opposto e al centro, quindi mi sono rimaste 22 maglie. Quindi mi vado a contare le 14 maglie
che corrispondono ai 7 centimetri, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Inserisco l'ago qui ed inizio a segnarmi le maglie. La stessa cosa conto di qua, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, quindi mi devo andare a segnare, come ho fatto per il dietro, queste maglie qui centrali. E poi terminiamo le due parti separatamente, staccando e riattaccando il filo per la parte opposta, sino a raggiungere l'altezza di dietro, quindi i 2 centimetri mancanti. Quindi, come vi dicevo, a 2 centimetri mi fermo, scusate, a 2 centimetri mi fermo, prendo le maglie centrali, le segno e poi termino la lavorazione separatamente sino a raggiungere l'altezza del dietro. Quindi scusate se vi ripeto, ho raggiunto quasi l'altezza del dietro, cioè 26 centimetri. A 24 centimetri mi fermo, separo le parti, i 14 centimetri che scusatemi, 7 centimetri che corrispondono alle 14 maglie della spalla come il dietro, le lavorerò separatamente e mi segnerò le maglie centrali che saranno 22. Allora volevo farvi vedere come ho fatto la prima spalla. Quando segniamo le maglie centrali, poi dobbiamo lavorare le 14 maglie laterali, che sarebbero i 7 centimetri della spalla, in questo modo. Ho raggiunto i 2 centimetri, quindi la stessa altezza del dietro, ed ho chiuso. Adesso cosa faccio? Vado qui dove ho finito di segnare le maglie, quindi le 14 maglie esterne, reinserisco il filo sul ferro e le lavoro allo stesso modo come ho fatto l'altro lato, naturalmente seguendo sempre il disegno. Quindi per consiglio segnatevi il punto dove vi interrompete un attimo. Lavoriamo anche l'altra spalla separatamente e chiudiamola e poi vi faccio vedere come continuare. Ho terminato anche la seconda spalla e l'ho chiusa. Adesso come procediamo? Vado a sistemare bene le due parti, il davanti e il dietro, e vado a cucire una delle due spalle. Mi raccomando, allora, come vi ho spiegato, il punto può essere sia usato da un lato che dall'altro lato. Da un lato avremo 3 canaletti, dall'altro lato 2 canaletti, quindi voi scegliete tranquillamente che lato vi piace di più e quindi mettiamo, a me piace in questo caso utilizzare il lato con 2 canaletti, quindi vado a sovrapporre le due metà con i 3 canaletti faccia e faccia in questo modo. Quindi i 3 canaletti nel mio caso saranno il rovescio, quindi per cucire vado a dividere le due parti in questo modo e mi vado a cucire questa spalla qui. Quindi mi giro il lavoro un attimo, inserisco l'ago e mi vado a cucire una spalla punto punto, come spesso vi ho fatto vedere. Inserisco l'ago prendendo una sola asoletta della maglia del lato opposto e tiro.
vado nella soletta accanto e invece su questo lato qui ne prendiamo 2 e così chiudiamo tutta la spalla. Ho terminato di cucire la mia spalla, adesso cosa faccio? Con l'aiuto di un ferro più sottile vado a riprendere tutte le maglie, comprese queste che abbiamo messo in sospeso, del davanti e del dietro, per lavorare il collo. Utilizzo un ferro più sottile per non allargare troppo la maglia, quindi per non crearmi quei buchetti che a me tanto non piacciono. Quindi partendo dal lato della spalla dove non abbiamo chiuso, vado a riprendermi le maglie. Quindi partendo dall'inizio mi riprendo le maglie in questo modo. Vado nella successiva e prendo il filo che vedete attraverso la maglia. In questo modo. Poi vado, aspettate, ne prendo ancora una, poi riprendo tutte le maglie che ho messo in sospeso prima di togliere il filo che le mantiene, o se avete usato una spilla molto più lunga. Io preferisco un filo di lana di colore diverso perché mi facilita l'operazione. Adesso vado a riprendere quante maglie ho preso di qua, le prendo anche all'altro lato. Prendiamo le maglie sopra la spalla, ne prendiamo giusto una dietro, vado a mettermi sul ferro tutte le maglie che ho messo in sospeso per il dietro sopra al filo con colore diverso, in questo modo, e prendo giusto una maglia, questa, prima la prima maglia che vi trovate prima di dover poi cucire la spalla, perché qui ci fermiamo, perché ricordatevi che questo è il lato della spalla che dobbiamo andare a cucire. In effetti così. Adesso, una volta messe tutte queste maglie sul ferro, vado col ferro che abbiamo utilizzato per la lavorazione, reinserisco il filo e vado a lavorare a costa 2,2 per il collo. Quindi inserisco, avvicino così potete guardare meglio, mantengo il filo, prendo le maglie, mantenete il filo così e inizio con 2 rovesci, quindi 1 e 2, poi lavoro 2 diritti, quindi filo sotto al ferro, 1 e 2, 2 rovesci, 1 e 2, 2 dritti, 1 e 2, e lavoro così sino a terminare tutte le maglie, quindi punto posta 2 2 in andata e in ritorno.
quindi lavoreremo per il collo, punto costa 2 2, cioè 2 dritti e 2 rovesci, questo sino a raggiungere l'altezza che più vi piace, che sia un collo alto o che sia soltanto un girocollo. Questo naturalmente sta a voi, io lavorerò un collo alto, quindi lavoriamo in punto costa 2 2 sino a raggiungere l'altezza che ci piace. Una volta passate le maglie sul fello di lavorazione, naturalmente togliamo il ferro piccolo e lavoreremo con i ferri che abbiamo sempre utilizzato sino ad ora. Volevo farvi vedere solo il perché io utilizzo il ferro più piccolo, perché in questo modo le maglie non si allargano, restano ben strette. Quindi procediamo in giri di andata e ritorno il punto costa 2 2 sino a raggiungere l'altezza che più ci piace. Ho terminato di lavorare la lunghezza del collo ed ho chiuso le maglie ed ecco come si presenta. Adesso vado a cucirmi il collo e la spalla, quindi giro il lavoro sul rovescio, inserisco l'ago e vado a cucirmi il collo e poi di conseguenza la spalla, quindi inserisco l'ago nelle due asolette opposte e tiro, prendo le due asolette accanto, le passo al lato opposto e tiro, e così mi cucio tutto il collo e la spalla. Ho cucito il lato del collo con la spalla, adesso mi sistemo il maglioncino, non chiudo ancora il laterale ma vado a prendermi la misura per il sottobraccio, nel mio caso sono 10 centimetri, quindi prenderò la misura dalla spalla a qui al sottobraccio di 10 centimetri, quindi vado con il metro e vado a misurarmi i 10 centimetri. Qui andrò a mettere un marcapunti sia qui sia al lato opposto, 1 e 2, perché adesso andrò a mettere le maglie per la manica, quindi ripeto, non cucirò il laterale perché andrò a lavorare la manica in giri di andata e di ritorno, riprendendo le maglie con il ferro piccolo come abbiamo fatto per il collo. Quindi vado ad inserire il ferro e mi vado a prendere le maglie sino a raggiungere l'altro lato, quindi riprendo le maglie in questo modo. Riprendiamo le maglie sino a raggiungere l'altro marcapunti e lavoreremo il nostro motivo sino a raggiungere la lunghezza che ci serve. Nel mio caso la manicina misurerà centimetri 28. Quindi dobbiamo prendere la misura dalla spalla al sottobraccio, nel mio caso sono 10 centimetri, e lavorerò il motivo sino a raggiungere i 28 centimetri, poi chiudiamo le maglie
e cuciamo il nostro laterale. Io ho già lavorato il lato opposto, ecco come si presenta. Ho preso la misura dalla spalla al sottobraccio, ho ripreso le maglie con un ferro piccolo per non creare le maglie un po' sdrabrate, quindi creano dei buchetti, e ho iniziato a lavorare il motivo sino a raggiungere la lunghezza di 28 centimetri. Poi ho chiuso la manica e il sottobraccio ed ecco come si presenta. Vi dicevo, chiudiamo poi la manica quando abbiamo raggiunto i centimetri e chiudo la ed ecco il nostro maglioncino terminato e vaporizzato. Come potete vedere è morbidissimo, tranquille, può sembrare stretta l'apertura per la testa, invece è bella larga. Una semplice lavorazione, il filato è fantastico, una manicina che abbiamo lavorato intorno al giromaniche, quindi abbiamo ridotto al minimo le cuciture perché appunto essendo un maglioncino per bimbi non deve dar fastidio. Questo è il collo alto, abbiamo ripreso le maglie intorno al collo, abbiamo ripreso le maglie per la manica, abbiamo lavorato sino a raggiungere la lunghezza. Mi spiace non farvelo vedere indossato, ma purtroppo lo sapete come la penso quando si tratta di capi per bambini, non mi piace assolutissimamente metter foto. Spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo tutorial. Ehm, Guardate nel video perché vi metterò le misure perché in effetti questo maglioncino può essere lavorato in qualsiasi taglia. Basta prendere la circonferenza, dividerla per due, lavorare il dietro sino a raggiungere le spalle, mentre il davanti, qui ci siamo fermati a meno 2 centimetri, per una misura da adulto bastano un 4 centimetri, ma io vi farò un piccolo schemino per tipo un promemoria. Quindi ci vediamo alla prossima. Adesso vi faccio vedere come poter realizzare il maglioncino in taglie più grandi o anche per adulti. Dobbiamo prendere la nostra circonferenza, quindi la circonferenza, e dividerla per 2. Ad esempio, su una circonferenza di 100 centimetri diviso 2 abbiamo 50 centimetri, quindi dovremo mettere le maglie per 50 centimetri. Poi arriviamo al dietro, quindi il dietro lavoreremo 50 centimetri sino a raggiungere le spalle, che possono essere, dipende se lo volete più lungo o più corto, quindi 50-60 centimetri. Quindi la circonferenza diviso 2, 50 centimetri, sino a raggiungere all'altezza delle spalle. Una volta raggiunta l'altezza delle spalle, quando chiudiamo le maglie lasciamo in sospeso le maglie centrali, quindi chiuderemo i centimetri, ad esempio 9 centimetri e la spalla al collo, chiuderemo soltanto questi centimetri e le maglie centrali le metteremo su un ferro ausiliario o come ho fatto io col cambio colore. Il davanti procederemo allo stesso modo, quindi metteremo le maglie per 50 centimetri e arriveremo a 4 centimetri per la misura piccola che ho fatto vedere nel tutorial. Io arrivo a meno 2 centimetri dalla spalla, mi fermo.
Invece per una misura adulta calcoliamo un 4 centimetri, centimetri 4, mi fermo, metto in sospeso le maglie, lo stesso numero di maglie del dietro, e proseguo separatamente i due lati sino a raggiungere l'altezza del dietro. Quando abbiamo raggiunto l'altezza del dietro, chiudiamo entrambe le spalle, però ricordatevi, a meno 4 centimetri dobbiamo mettere in sospeso queste maglie qui. Poi, come abbiamo lavorato il maglioncino piccolo, cuciremo solo una spalla, riprenderemo tutte le maglie e lavoreremo il collo alto. Poi, prima di chiudere il laterale fino al sottobraccio, riprendiamo le maglie per lavorarci la manica. Poi dopo chiuderemo tutto il sottomanica e il laterale in questo modo. È una lavorazione veramente molto semplice. Ricordatevi meno 4 centimetri dal dietro e lavoriamo le parti separatamente. Quindi poi dopo per il collo, una volta chiuso un'unica spalla, andiamo a riprendere le maglie da questo punto qui tutto intorno e lavoreremo in giri di andata e ritorno il punto 2 sino a raggiungere l'altezza del collo che più vi piace. Se non vi piace il collo alto, naturalmente potete lavorare il collo un po' più basso. Per un'altra misura, ad esempio, è la stessa cosa. Abbiamo una circonferenza di 80 centimetri, li dividiamo per 2, quindi abbiamo 40 centimetri. Su 40 centimetri mettiamo le maglie corrispondenti ed effettuiamo la stessa lavorazione. Quindi è molto semplice. Spero di essere stata chiara. Se avete delle domande basta scrivermi un messaggio e vediamo come poterci chiarire.